Good morning. No, no. Ciao to everyone. Hi, ciao. Ok. Bentornati nel mio canale, mi chiamo Lesha e questo è il mio baking vlog. Ok. Oggi, rispetto agli altri video, ho il mio cellulare barra microfono perché il mio condominio ha deciso di fare tipo delle ristrutturazioni, oppure c'è un vicino che sta ristrutturando casa e quindi c'è un rumore pazzesco lì fuori. Quindi speriamo di ridurre il rumore usando questo microfono. Oggi prepareremo qualcosa di buono, come sempre. Oggi facciamo i cinnamon rolls. Però non li faccio normali, lo dico in ogni video. Non sono normali perché non sono proprio cinnamon rolls, ma sono chocolate cinnamon rolls, ovvero cinnamon rolls al cioccolato. Perché a me e ai miei genitori non piace tanto la cannella e quindi noi, per contrastare il suo sapore forte, ci mettiamo il cacao e diventano i chocolate cinnamon rolls. Quindi, prima di iniziare vi chiedo gentilmente di fare like, subscribe e share del mio canale e date un'occhiata agli altri miei video quando avrete tempo, anche dopo questo se volete. Quindi, iniziamo. Iniziamo. Il primo procedimento sarà questo. Dovremo scaldare il latte, l'acqua e il burro tutto insieme. Dobbiamo scaldarli fino a sciogliere tutto il burro. Quindi vado. Ciao. Ecco qua, il nostro burro e il latte e l'acqua si sono sciolti tutti insieme e ora possiamo versarli nei nostri ingredienti secchi. A filo mettiamo prima il gancio, questo qui, quello adatto per il pane, però volendo sì, potete fare anche a mano. Quando vedete che si è abbastanza unito tutto il composto, possiamo aggiungere l'uovo. Quindi ora lo aggiungo. Poi continuiamo a lavorare finché non si incorpora anche l'uovo. Il nostro impasto è pronto. Adesso dobbiamo trasferire il nostro impasto in un piano di lavoro, così da formare una palla, da poi trasferire in una ciotola grande oleata. Adesso prendiamo la nostra ciotola oleata o da oleare, come nel mio caso. Allora abbiamo oleato e ora dobbiamo solo trasferire il nostro panetto qui dentro. Ora lo lasciamo riposare per un'oretta o anche 2 e poi formiamo i nostri cinnamon rolls. Cioè, guardate, questo è il risultato dell'impasto dopo averlo fatto lievitare. Io l'ho fatto lievitare 2 ore, minimo è 1 ora e mezza, però volendo potete anche farlo lievitare di più. Adesso che il nostro impasto è ben lievitato, dobbiamo sgonfiarlo, purtroppo. Dobbiamo togliere l'aria che si è creata. Così. E poi lo trasferiamo nel nostro banco di lavoro. Diamogli forma e a questo punto dobbiamo creare una forma rettangolare, quindi dobbiamo stenderlo con il mattarello. Dovete avere molta pazienza perché ci metterà un bel po' a stendersi proprio del tutto. Adesso
dobbiamo mettere il burro. E poi ci mettiamo il mix di cannella, cacao e zucchero di canna. Adesso dobbiamo chiudere il rotolo, quindi iniziamo da qui e pizzichiamo la parte iniziale del rotolo, così almeno siamo sicuri che rimane bello fermo. E poi mettiamoci un po' di burro, così si attacca per bene. Ok. Cioè, mentre girate, pizzicate sempre verso l'interno, così si attacca bene, per dire. Adesso arriva la parte finale del rotolo. Mettiamoci un po' di burro anche qua. Bene, chiudiamo. Così. Poi se c'è bisogno arrotolatelo un po', così si attacca proprio per bene bene bene. Ora ci manca solo da formare le rotelline. Quindi prima di tagliare le rotelline dovete prepararvi una teglia da forno che dovete imburrare e spolverare con il cacao e lo zucchero e la cannella che vi è rimasta prima. E ora tagliamo. Allora, io come sempre faccio che taglio metà, se la vista non mi inganna. Così. Mettiamo questo un attimo da parte. Abbiamo tagliato tutto e adesso li ridiamo forma e li trasferiamo nella nostra teglia, Io li ho tagliati un po' più piccoli perché vorrei che bastassero per almeno 2-3 giorni. Oh, va bene. Ho finito di mettere i miei panetti nella teglia e ora li lasciamo riposare per altri 30 minuti. Vi faccio vedere il risultato di quando sono lievitati. E sì, sono cresciuti, direi. Sì, okay. Sì, scusate, stavo controllando perché preferibilmente le parti queste qua, la coda tipo deve essere rivolta verso l'esterno, così che si possa chiudere automaticamente con la teglia o con l'impasto che c'è a fianco. Cioè, non c'è nient'altro da dire, sono carini, sono belli e sono profumati. Quindi adesso dobbiamo solo infornarli. Dobbiamo infornarli a 180 gradi per 20-25 minuti e ora direi di passare alla transizione del video. Dov'è il coso? Oggi fuori non c'è tanto sole, quindi non ci sarà la solita transizione fichetta, però vabbè, ci impegniamo a farla carina e direi di passare ai nostri chocolate cinnamon rolls fra 3, 2, avete visto il mio geleppogno? Fra 3, 2, 1. Il nostro cinnamon roll al cioccolato è pronto. Non potete non mangiarlo senza la salsa che abbiamo preparato prima. Sì, perché senza salsa sarebbe solo di pane con un po' di cacao e poca cannella. Però proprio questa salsa gli dà quel gusto di cioccolato intenso, buono, cremoso. Quindi direi di assaggiarlo.
tipo la spalmiamo bene. Cioè, poi la salsa si scioglie sopra il cinnamon roll perché è bello caldo. Potete conservare i cinnamon rolls per almeno 4 giorni se li conservate in un contenitore, e prima di mangiarlo dovete scaldarlo un pochettino, così si ammorbidisce di nuovo. Io aggiungo perché a me piace il cioccolato. Beh, in sostanza, se vedete, è bello morbido, però fuori è croccante. Sentite la crosta fuori? Però dentro è morbido. No, devo mangiarlo, basta. Cioè, sono tutta zozza. Comunque è perfetto, buono, cioè non so cosa aspettate a farlo e a mangiarlo. Vi ringrazio per aver seguito il baking vlog di oggi, e se volete vedere la ricetta aspettate la fine del video, e niente, buona colazione.